Tieni. Bentrovati da Bonf, Alex Bonf, l'agente, segreto per niente, a servizio dei territori dell'antica contea di Gorizia e di Go 2025. Dal municipio di Gorizia, oggi vi parlo di Se io fossi Caino, il festival in scena dal 14 settembre che unisce teatro contemporaneo e sociale dentro e fuori il carcere, offrendovi un'esperienza diretta e completa. Ogni spettacolo è un'occasione per riflettere in modo innovativo e coinvolgente sui temi della carcerazione, con performance senza interruzioni. Non perdetevi gli eventi aperti al pubblico che vi regaleranno una prospettiva nuova e profonda. Trovate tutti i dettagli sul sito www.fierascena.org. La parola a Silvana Romano, Fabrizio Oreti, assessori della Giunta Ziberna, ed Elisa Menon di Fierascena. A voi. Al discorso del libro sospeso o quant'altro. Come assessore al welfare non posso far altro che ringraziare tutte le persone che dedicano parte del loro tempo e della loro vita a supportare le persone più disagiate, siano esse persone disagiate per motivi di lavoro, di età, di malattie o quant'altro, sia ai nostri carcerati. Quindi grazie Elisa. Va bene? Grazie a voi. E qua io mi chiudo perché adesso passo le parole ad altri. Chiudo io così poi passiamo la parola, anche perché so, come dice Rudy, poi rischiamo loro vanno via. Esatto. Allora, innanzitutto buongiorno. Raramente accade che due assessori sono presenti in una conferenza stampa, non è una cosa normale, è una cosa eccezionale. Eccezionale così come questo progetto. Questo è un progetto multidisciplinare, lo vedete, cultura, sociale, che sono due elementi che convivono e permeano questa attività. Per questo parlo di progetto. Non c'è soltanto l'aspetto teatrale, ma c'è anche quello sociale. Vedendo però dal punto di vista artistico, sarà sempre di più importante che una città che assieme a Nuova Gorizia, capitale della cultura europea, lanci dei messaggi a livello internazionale, messaggi importanti dove il carcere non è soltanto visto come una chiusura, un luogo dove i detenuti devono stare lì per espiare la loro pena, per carità giusto, ma ci deve essere quell'appeal, quell'incentivo che gli permetta di concludere il loro percorso, ma essere pronti a conoscere argomenti, tematiche che li facciano uscire dal mondo in cui hanno vissuto fino a quel momento. E questo soltanto l'aspetto culturale può farlo, soltanto la cultura può migliorare le persone. Perciò non soltanto c'è da ringraziare Elisa e mi riallaccio a Silvana che meglio non poteva esprimere l'ambito in cui ci troviamo oggi, ma ci tengo a dire anche un'altra cosa, che vedete, troppe volte la cultura è vista soltanto come occupazione del tempo libero. No, questo è uno di quegli aspetti, lo sottolineo a pieno titolo, questo è uno degli aspetti che dimostra che la cultura a pieno titolo può cambiare il nostro aspetto della vita quotidiana, in qualsiasi ambito. Questo è uno di quelli. Perciò Gorizia perché questo progetto non nasce oggi, questo progetto è lungo nel tempo, dimostrazione che qui, nella nostra città, perché Elisa, e lo diciamo con orgoglio, è la rappresentante di un'associazione che ha sede a Gorizia, qui nella nostra città si è toccato argomenti dal punto di vista culturale e sociale quando i tempi ancora magari non erano nemmeno maturi. Adesso i tempi cominciano a essere molti, anche perché nell'ottica di una capitale tutto ciò che viene qui lo vedete ha un ritaglio, una cornice internazionale. Questo argomento deve entrare tra quelli. Visto che poi c'è anche qualcosa che su cui stiamo lavorando, poi lo dirà Elisa perché è giusto che lo dica lei, proprio per far capire che l'Europa ci ha dato il titolo assieme a Nuova Gorizia perché siamo un laboratorio, un esempio europeo. E anche su questa tematica legata alla cultura, all'arte, al carcere e al sociale dobbiamo esserlo. Per questo si sta lavorando anche in chiave internazionale con Nuova Gorizia, per legare la cultura a anche un discorso carcerario dei due territori, delle due città, dei due stati. Perciò io, Elisa, non soltanto ti ringrazio, dico che per quanto possiamo, e lo sai, hai il nostro massimo supporto, perché sono questi gli argomenti che fanno la differenza, questi gli argomenti che innalzano a livello culturale e dimostrano che come città non abbiamo nulla da invidiare a nessuno in tematiche così importanti, sensibili e soprattutto attuali, come dice giustamente Silvano. Perciò grazie, e adesso raccontaci tu perché ho visto che è molto corposo. Molto corposo, c'è tanto da dire, sì. Grazie assessori. Questo progetto esiste effettivamente dal 2016. L'abbiamo sviluppato passo passo perché fosse qualcosa di coerente
di ben costruito, di ben pensato e che si integrasse veramente con il territorio e la comunità di Gorizia. Il carcere di Gorizia è un carcere che è all'interno della città, non è il modello, diciamo, nuovo, moderno di carcere che viene costruito lontano, fuori, rendendolo forse ancora più lontano dal vedere e dal sentire. Di conseguenza un carcere che ha la sua età, che ha una sua storia, è dentro la città, è qui, è nel cuore della città, un centro storico, sì. È un carcere piccolo che si presta perfettamente per un tipo di sperimentazione di questo genere, sta diventando nel contesto del teatro sociale, teatro e carcere, una piccola eccellenza. Dal 2016 abbiamo iniziato ad aprire gli eventi anche al pubblico, proprio nell'ottica di uno scambio, un coinvolgimento della comunità. Sulla questione intrattenimento e occupazione del tempo libero, mi piace dire questo: la sfida di Fiera Scena è quella di mantenere il dato del anche intrattenimento e occupazione del tempo libero con un'attività culturale, artistica che ha una sua estetica, è pensata per coinvolgere le persone in modo trasversale, quindi non solo gli addetti ai lavori. Nello stesso tempo curiamo il come questo tempo e questo intrattenimento avviene, quindi inseriamo e portiamo come qualcosa per noi di estremamente prezioso il contenuto etico, sociale, civile, anche esistenziale. Il carcere è un piccolo mondo, rispecchia anche in qualche modo la comunità ed è come dire, un'espressione della nostra società. Dentro il carcere accade che le persone si trovano in contatto molto molto diretto con temi che riguardano profondamente l'essere umano. Questo è quello su cui noi lavoriamo come Fiera Scena attraverso tutti i passaggi, dal laboratorio teatrale con i detenuti fino alla messa in scena e tutte le attività collaterali del festival. Perché? Perché questo, oltre che coinvolgere in maniera sensata, profonda, diretta e reale le persone, perché non si parla di carcere semplicemente, ma si parla di esseri umani posti in una condizione di fatica, di difficoltà, come dire, è una forza grande quella dell'istituzione che si scarica giustamente della legge e della regola, e qui parliamo di un tempo in cui la regola viene rotta dalla persona, no? Quindi si rompe un patto sociale e quello che accade è che bisogna ricostruire. Ricostruire è un gesto di reciprocità. Io faccio il mio lavoro per sanare la ferita, tu sei pronta ad accogliermi quando io questo lavoro l'ho fatto veramente e profondamente. Quindi spaziamo insomma il campo dall'idea di un'assistenza tout court, ma chi partecipa al laboratorio teatrale, chi si impegna in questo che è un'attività alla fine che ha un connotato professionale, perché si va in scena con un pubblico e con tutte le cose tecniche, tutte le caratteristiche al proprio posto, e chi decide di farlo, non è per tutti. Quindi c'è anche un momento di scelta, di porre il proprio impegno in un'attività che restituisce qualcosa alla comunità. D'altra parte, attraverso queste manifestazioni si aiuta la comunità un pochino ad aprirsi, ad uscire dallo stigma, dal pregiudizio. Quindi se questo sistema virtuoso funziona, io dalla mia parte faccio il mio lavoro per sanare, per crescere come individuo, perché il teatro questo fa, ti aiuta a conoscerti, a percorrere e colmare i tuoi vuoti interiori, a lavorare sulla tua emotività, sulle tue capacità relazionali, tutto quello che serve tenere allenati quando si è dentro un carcere, perché queste cose poi si perdono, e magari a volte allenare o scoprire queste potenzialità che la persona non sa neanche di avere. E qui l'arte è un ottimo motore per questo, perché veramente ingaggia il detenuto in un discorso alto. D'altra parte la comunità, attraverso questo linguaggio meraviglioso del teatro, che è un linguaggio immaginifico, potente, rituale, può aprire uno spazio ulteriore a quello che è lo spazio di ciò che pensiamo che il carcere sia, quello che vediamo nei film, insomma possiamo immaginare anche attraverso un certo tipo di notizia che fa notizia sullo scandalo più che il famoso albero che cade, che fa più rumore della foresta che cresce, no?
Quindi si crea questa reciprocità attraverso questi lavori, se sono ben governati. La sfida di Fiera-Scena è tenere alti questi due poli attraverso una competenza molto specifica e forte nel teatro sociale, inteso come relazione d'aiuto, e dall'altro lato una competenza teatrale tecnicamente molto ben strutturata, molto ben formata. Dal 2016 lavoriamo con a fianco Caritas Diocesana di Gorizia, che è sempre stato il nostro principale sostegno, e il Comune che ci è stato accanto, sia con un sostegno diciamo economico che offrendo spazi e anche opportunità come questa, insomma, di comunicazione e diffusione della notizia. Non è poco avere accanto questi due elementi, che sono elementi insomma che voglio dire rappresentano la città, no? La parte istituzionale, la parte anche come dire, del volontariato, dell'assistenza, della cura dell'altro, no? Che è quello che un po' Caritas mette in atto, ed è molto bello per me, importante avere entrambi gli assessori qui, che rispecchiano anche il finanziamento principale che sostiene il festival, che è quello della regione Friuli Venezia Giulia, ma che arriva tramite il bando ordinario cultura. Ciò significa che la regione riconosce un valore culturale, squisitamente culturale e non solo sociale, a questo tipo di evento. Vado al programma che ci dice effettivamente poi in cosa si concretizzano questa direzione, questa filosofia, questo modo di fare teatro in carcere che come Fiera-Scena abbiamo scelto. Allora partiamo con un'attenzione prima di tutto quest'anno abbiamo sperimentato già l'anno scorso, è andato molto bene, abbiamo un seminario di formazione per operatori teatrali in carcere, che si chiama Brillare, fare teatro in carcere. Brillare significa splendere, brillare anche significa far esplodere in modo controllato. Questo perché? Perché per fare teatro in carcere abbiamo bisogno di brillare di una luce speciale, splendere di una luce speciale. Non è un teatro di serie B, per me è un teatro di serie A+, se lo si fa bene. Quindi bisogna avere il brillio. Nello stesso tempo brillare, quindi nel senso di far esplodere in modo controllato, significa che dentro il carcere ci sono conflitti, tensioni, questioni grosse legate alla comunità carceraria, penitenziaria, partendo coinvolgendo tutti gli attori, l'operatore, l'agente, la direzione, il personale educativo, il detenuto. È una comunità che deve trovare un equilibrio, no? E qui si possono creare tensioni e conflitti, e questa cosa va fatta esplodere in modo controllato, di modo che sia un'energia che si libera per dare spazio ad altro, per aprire uno spazio di relazione laddove c'è una tensione invece che respinge, no? Quindi a questa chiamata hanno risposto molte persone. Secondo me è importante dire da fuori, avremo delle persone da Napoli, da Roma che vengono per partecipare a questa formazione. Alcuni di loro saranno selezionati per entrare a far parte dello spettacolo all'interno della casa circondariale con i detenuti. Partiamo con il programma con un'attenzione alla famiglia, alla genitorialità, diciamo, delle persone detenute. Primo spettacolo il 14, Michele Polo è un burattinaio di Udine, quindi una nostra eccellenza locale. Farà uno spettacolo di burattini per il papà con i figli detenuti. Sì, questo è per dare loro la possibilità di un tempo di relazione, come dire, svincolato da quelle che sono un po' le logiche e le modalità. Posso aggiungere assolutamente volentieri una cosa? Ci sono 41 detenuti con figli. E ci sono 84 figli, perché i detenuti hanno più di un figlio, quindi questo è un dato che in questo caso proprio serve questa metodologia e questo spettacolo. Sì, è l'opportunità di offrire, come dire, ai bimbi un tempo che è assolutamente dedicato a loro. I bambini quando entrano in carcere sono molto preoccupati di quello che vediamo nella pratica, di fare felici i genitori, vanno lì quasi per consolare loro, no? Il papà, no? Per dargli forza, no? In questo caso c'è qualcosa che è per loro. Il papà porta il bambino a vedere uno spettacolo, normalità, come dire,
e leggerezza, uno spettacolo comico, divertente, allegro, come i burattini sanno essere, anche un po' dissacrante. Proseguiamo il 21 con poi il cuore del nostro festival, ormai insomma per tutte le edizioni, lo spettacolo con i detenuti, che quest'anno appunto avrà anche gli allievi, si chiama Effetto Bosco, 21 sabato alle ore 14 con ingresso su prenotazione. Questo è aperto alla comunità, i posti non sono tantissimi, ce ne sono in abbondanza, diciamo, però chiaramente bisogna mettere un limite, all'interno del cortile della casa circondariale, quindi la possibilità è anche quella di entrare nello spazio e vivere l'esperienza di vedere com'è un carcere dall'interno. E i detenuti hanno lavorato quest'anno tantissimo, anche grazie all'altra parte, uno degli altri partner del progetto, che è SOFOM, un ente di formazione professionale, che ha accolto il teatro come attività professionalizzante. Anche qui il segno importante, no? Riconoscere un valore formativo al detenuto, che ha ricevuto anche un piccolo riscontro economico orario per il suo impegno, come accade per il corso di formazione in falegnameria, in mosaico, eccetera, eccetera. Poi devo dire che le ore sono state in realtà molte di più, perché io sono una regista esigente e alle prove li ho sempre tenuti e sono stati ben felici di partecipare. Ciò significa che abbiamo salvaguardato anche questa questione. Non vengo per il denaro, ma il denaro mi aiuta a poter scegliere questa attività piuttosto che la falegnameria, perché magari ho bisogno di quel minimo contributo, perché mi permette di sostenermi e sostenere la famiglia. Lunedì 23 ci sarà il Cinema contro il muro, altro partner Kinemax, Transmedia SRL, è una proiezione professionale, abbiamo un proiezionista, oscureremo la sala interna della sezione e si potrà assistere a un film di autore, insomma, europeo nel progetto, ma in questo caso poi è un film italiano per la regia di Vito Palmieri, La seconda vita, che tratta la storia di una donna che appunto esce dal carcere e cerca di ricostruire la sua vita. I detenuti saranno preparati a questa visione dallo staff educativo e dallo psicologo, perché si desidera anche che questa attività sia per loro un'occasione di riflessione e crescita. Usciamo dalla logica dei carceri fanno solo cose che riguardano il carcere, perché non è voler piegare tutto poi a un fine trattamentale, però in questo caso il film è estremamente bello, quindi coniuga i due aspetti, no? Come insomma un po' si diceva all'inizio, la possibilità di fare arte con un fine, come dire, ulteriore. Il regista sarà presente per un dibattito poi alla fine della proiezione. Sì. Mercoledì 25 settembre, questo vi prego sottolineatelo, il secondo evento aperto al pubblico, Luca Regina, un mago / comico. Quindi è un artista di strada meraviglioso che si è, come dire, esibito in tanti palchi europei, anche a livello mondiale, in Messico, insomma poi ha partecipato in Bosnia alla ricostruzione post-bellica. Sì, è un grandissimo artista di strada e abbiamo cercato questo segno della comicità. Perché? Perché all'interno del carcere c'è bisogno anche di questo, è giusto affrontare i temi forti, importanti, ma è giusto anche darsi delle risorse. Oltretutto ridere insieme è una forma di collegamento per gli esseri umani molto alta e profonda allo stesso tempo, no? Si scavalla un po' tutto, si esce un po' da tutti gli schemi e le divisioni. Ridere insieme significa siamo una comunità, stiamo in questa... Vediamo, capiamo, il nostro senso dell'ironia è comune alla fine, no? Tra ridere insieme e piangere insieme sia un po', no? Ecco, c'è questa possibilità. In più c'è la voglia di portare all'interno del carcere qualcosa che ribalta un po' tutti gli schemi. Magia comica significa che facciamo il trucco di magia, ben fatto, in maniera molto, come dire, alta, nello stesso tempo abbiniamo uno sketch comico che a quel punto diventa esilarante. Perché vedere qualcuno che sa fare qualcosa così bene tecnicamente ma poi fallisce è un senso, come dire, nella vita anche molto profondo, no? Dobbiamo essere preparati, essere capaci anche a fallire, ma poi ripartire e ricostruire. Proseguiamo con
queste sono, diciamo, la prima tornata su settembre, poi ci sono delle attività importanti su ottobre. Tornerà Salvatore Striano con il suo Giovane Criminale, lo organizziamo con la concessione dello spazio da parte del comune all'Auditorium della Cultura Friulana, in matinée per tutte le scuole della provincia che ne faranno richiesta. Stiamo lavorando specificatamente con Caritas su questo, che in qualche modo sta portando avanti il lavoro di prevenzione e sensibilizzazione ed educazione dei giovani sulla legalità, il valore insomma dell'educazione civica, le competenze trasversali. Secondo me questo è fondamentale. Striano ha fatto Gomorra, insomma è un ex detenuto che ha incontrato il teatro in carcere e questo ha cambiato la sua vita. È stato al Palazzo dei Grazie qualche anno fa, ricordo, esatto. Bellissimo, quella serata per lo spettacolo è stato bellissimo. Sì, lo replichiamo per le scuole, ma sarà possibile accedere per tutta la cittadinanza fino a esaurimento posti disponibili. Seguirà l'incontro con Salvatore che si dedicherà proprio alle domande dei ragazzi, poi lui su questo è molto capace. Salvatore poi verrà anche all'interno del carcere a fare un incontro con i detenuti. In chiusura avremo gli incontri Aria e Luce, sono incontri importanti, il teatro in carcere, istruzioni per l'uso, saranno incontri di restituzione perché abbiamo bisogno di raccontare in maniera aperta alla comunità che cosa è successo. Quest'anno cerchiamo di coinvolgere, di far accadere il festival in città e ora andrò a dire come. E questi incontri vanno un po' in questo senso. Ci saranno dei focus specifici sull'architettura carceraria, insomma su 3 temi fondamentali, poi trovate anche tutto sul comunicato. Il primo sarà fatto qui a Gorizia, al castello, stiamo organizzando questa cosa con una visita alle carceri e sarà una mattinata importante e lì ragioneremo sull'architettura carceraria perché abbiamo in piedi il discorso qui anche della ristrutturazione, no? Che l'assessore ha fatto le sue esatto. e non di poco conto, però adesso aspettiamo. Sì. L'architettura carceraria è un'altra espressione di come intendiamo la detenzione e il percorso detentivo, no? Quindi avere degli spazi significa poter, come dire, offrire alle persone un certo tipo di percorso. Se questi spazi mancano diventa più complesso. Durante gli incontri distribuiremo il numero 8, il magazine del carcere, e ora qui facciamo un coup de théâtre. È un laboratorio di giornalismo che verrà condotto da Marco Bisia all'interno del carcere. Sì. E i detenuti faranno la recensione degli spettacoli del festival, quindi ma ci saranno anche contenuti legati alla quotidianità del carcere e verrà distribuito negli incontri ma anche messo a disposizione nelle librerie, insomma, in modo che la comunità possa poi leggere. Dicevo appunto il coinvolgimento della comunità. Allora, innanzitutto quest'anno abbiamo scelto per la grafica cartacea, diciamo, una formula molto semplice. Avevamo deciso di evitare tanti volantini, tante cose che poi anche adesso, insomma, il tema, un po' l'ecologia, eccetera, ma abbiamo fatto queste cartoline. Allora, ci saranno le locandine nei locali, nelle librerie di Gorizia, i manifesti servono per gli eventi, in realtà non lo faremo, ma ci sarà questa cartolina un po' ovunque. È una cartolina vera, prestampata con l'indirizzo del carcere di Gorizia. È possibile scrivere, compilare, imbucare e inviare, perché le persone non sanno neanche dov'è il carcere, non sanno che a 2 passi da qui, letteralmente, qui dietro c'è il tribunale e c'è il carcere, perché è anche un po' una vietta questa via Barzellini, un po'. Via Barzellini un po' chiusa. Sì, si usa per andare da Godi, la verità, altrimenti. Esatto. E la cartolina ha il QR code, quindi inquadrandolo si può arrivare direttamente al programma del festival, ma comunque c'è anche, insomma, il sito, eccetera. Quindi intanto cerchiamo è una call to action, così lo chiamano, no? Quindi invitare a un'azione concreta. L'altra azione concreta è il libro sospeso, la realizziamo in collaborazione con Libreria Ubic di Gorizia. Fino al 31 ottobre sarà
quindi poco prima degli incontri di restituzione, perché poi chiuso insomma questo evento capiremo anche come è andato, perché è la prima esperienza. Il libro sospeso è una pratica che c'è in Italia, abbastanza diffusa, a Gorizia non è mai stato fatto. Sarà possibile acquistare un libro, lasciarlo alla cassa della libreria Ubic con una piccola recensione su un modulo insomma apposito e una dedica al futuro lettore. Questi libri poi verranno raccolti e catalogati all'interno del corso di tecniche bibliotecarie gestito da IAL, se non sbaglio, e quindi che sono anche loro comunque in collaborazione, e ci sarà un catalogo speciale con tutte le recensioni di chi ha donato i libri. Perché spesso il detenuto, intanto qui dice no, libri di recente uscita, di poesia, fumetti, non ci sono limitazioni al tipo di testo, scegli quello che pensi sia il libro più giusto. Chiaramente la biblioteca del carcere soffre un po' il fatto di avere dei libri un po' datati, di avere tanti doppioni, che certi libri non arrivano, i fumetti, la poesia, molto poco. Quindi è la possibilità di avere una sezione diciamo più moderna. E poi il secondo problema è che il detenuto a volte va alla biblioteca, dammi un libro, quale? Non lo so, perché non lo sanno. Quindi avere un minimo di recensione, un libro che possono sfogliare e dire questo mi attrae, non conoscono magari l'autore, non conoscono il titolo. Quello pure il messaggio che arriva dall'esterno, no? Esatto. Che dall'esterno ha lanciato un messaggio qua dentro, chissà quale persone che è affascinante. Esatto. È interessante interrogare la persona su quale pensa che sia il libro giusto per chi si trova in una condizione di quel tipo. È un libro di poesia, è un grande romanzo, che cosa posso darti, no? Come sostegno, qual è il messaggio segretamente che ti manca, no? Un po' da cuore a cuore alla fine, perché la lettura è un gesto molto intimo. Lo dice, donare un libro è un atto di gentilezza, un invito a partecipare ad un viaggio, un segno di presenza, un gesto silenzioso che dice molte cose il cui valore non si esaurisce, ma il libro poi alla biblioteca torna in circolo. Quindi l'idea è quella di cercare di coinvolgere la cittadinanza il più possibile, far sapere che questo festival c'è, dare accesso alle attività, chiamare a fare un gesto concreto. Quindi mi fa piacere solo ribadire un attimo che sono i nostri partner, per non aver lasciato nessuno fuori insomma dalla citazione, che è doverosa e fatta con grande piacere, perché questo festival è ben sostenuto, molto ben armato, cioè non è ormai più qualcosa che riguarda solo Fiera-Scena, ma è un obiettivo che è diventato comune e condiviso. Quindi abbiamo la Regione Friuli Venezia Giulia, la Caritas diocesana di Gorizia, la Casa Circondariale di Gorizia, e spenderò ora una parola, il Comune di Gorizia, Soform, l'ente di formazione, Kinemax, Transmedia SRL. Per quanto riguarda il carcere, sottolineo in modo speciale il fatto che loro abbracciano questa attività da sempre, dall'inizio, l'abbiamo costruita veramente poco alla volta, passo passo insieme. C'è tutta una comunità carceraria che si orienta verso questo obiettivo, quindi a partire dalla direzione, dal settore educativo che fa un lavoro extra, gli agenti che per accogliere le persone si impegnano in un sforzo maggiore sulla sicurezza e sul far comunque funzionare quella che è anche una casa, quindi con tutte le sue attività quotidiane che vanno avanti. E il comandante si prende anche questa responsabilità, quindi io ringrazio veramente ogni singolo operatore o professionista che è all'interno del carcere, perché noi siamo veramente supportati e anche guidati. C'è anche questo tema, immaginare, la nostra società in questo momento, quello che esprimiamo nella istituzione carceraria è il meglio di cui siamo capaci, è la soluzione di cui siamo in grado, che è manchevole per tanti aspetti, diciamocelo, è una realtà spesso dolente, c'è del sovraffollamento, le attività educative non funzionano, eccetera. Quindi, ma guardare queste realtà attraverso attività anche di questo tipo, con trasparenza e con forza, mettendosi in gioco, significa anche assumere questo come dato di realtà e provare a, in qualche modo muoversi, aprirsi, cambiare la forma di quella scatola,
per non solo crescere nello specifico, ma come società nell'insieme. Guarda, credimi, ti avrei ascoltato l'altro tema. Non voglio, poi so che ci sono altri... Ci sono domande nello specifico? Io volevo chiedere solo quanto tempo è stato il laboratorio con i detenuti per preparare lo spettacolo. Sì, allora con Sofform abbiamo lavorato sicuramente da gennaio. È stato un laboratorio lungo perché appunto Sofform ha potuto sostenere con molte ore, no? Quindi loro hanno messo in campo anche le loro risorse e quindi poi la parte del festival eccetera, poi entriamo nel sostegno regionale, però abbiamo potuto cominciare molto presto proprio perché l'ente di formazione ci ha, ha sostenuto le docenze, quindi molti mesi. Devo dire che sono tecnicamente quest'anno estremamente... c'è anche questo aspetto molto bello. Il corso Sofform ha avuto una parte di project work in cui ci siamo dedicati più al lavoro pratico. Altri insegnamenti importanti sono stati la parte di progettazione, quindi il detenuto ha anche ragionato su come si fa un evento culturale, e la parte di tecniche, tecnico audio e tecnico luci. Quindi loro hanno imparato a montare e smontare un impianto audio, un impianto luci, a fare le musiche, e cosa succederà per tutto il festival? I detenuti lavoreranno come tecnici. Quindi ne avremo. Ma questo è un professore adesso non trovi, tra l'altro. Esatto. In particolare c'è una persona, secondo me, che lo potrebbe tranquillamente fare fuori, è interessato, farà la tecnica, farà le luci, le musiche al nostro Luca Regina, e si è già interessato, adesso vi dico perché poi il domino funziona veramente, ai corsi eventualmente poi quelli finanziati dalla regione di formazione per. Quindi sono risultati concreti, ma che arrivano con tanto tempo, tanto lavoro e tanta continuità. Ripeto, Caritas Diocesana è accanto a noi dall'inizio, anche il comune, poi si è messa accanto alla regione. Questa continuità genera questi risultati. Uno dice bene, 1, 2, 5, su quanti? È poco, è tanto. Sono vite che cambiano, sono recidiva che diminuisce. Poi al di là del dato numerico, è trasformazione di un errore in una possibilità, perché poi, come è successo per Striano, non avrebbe mai incontrato il teatro se non fosse entrato in carcere, e questa trasformazione non è solo la trasformazione singola, ma diventa un esempio, diventa qualcosa che, poi in cui gli altri si possono rispecchiare. È importante. Elisa, quanti detenuti hanno partecipato in totale più o meno al percorso? Allora, il corso Sofform ha avuto 10 detenuti iscritti, che era il massimo possibile, perché il Sofform lavora con fondi regionali, quindi sono enti di formazione sostenuti dai bandi della regione, e in scena ci saranno 7 detenuti, 2 sono usciti per questo. Quindi lo diciamo, bene per loro. Esatto, Bene 2 sono per usciti loro. e uno è semilibero, quindi lavora anche fuori, cambiano un po' le dinamiche, e si è dedicato alla cucina perché vuole poi fare il cuoco. Quindi non abbiamo avuto abbandoni, cioè defezioni, anzi ci sono delle persone che si sono poi avvicinate. L'altra cosa interessantissima è che all'interno del carcere ci sono altri enti, Micesio, IAL, che fanno altre attività. Esatto, sartoria, serigrafia, c'è stato anche il corso di mosaico, in particolare la sartoria, la serigrafia e poi il corso di biblioteca, perché ci aiuterà per i libri. Allora, la serigrafia ci hanno fatto una sorpresa che avrà chi verrà all'interno del carcere, ci sarà un piccolo segno fatto sulla stoffa che ci sarà possibile appuntare, e qui c'è un piccolo messaggio per le persone, no? Se io fossi Caino, è chiaramente non è una domanda, è uno spazio di pensiero che proviamo ad aprire nello spettatore, no? Significa, se mi trovassi io lì, cosa vorrei per me? E chiaramente poi siamo collegati fortemente al teatro, perché il capro, tragedia, qui c'è tutto un pensiero, no? Infatti mi ha colpito la grafica, così come con cui vivo,
Anche in questo, guarda, la grafica veramente è impattante, ti arriva addosso qual è il messaggio che volete lanciare, bravissimi. Grazie, volevamo una grafica che mandasse anche un'idea di arte, di estetica, di bellezza, di contemporaneità, di forza, per dire che questo lavoro ha un valore artistico, di ricerca teatrale, culturale alto, perché spesso poi anche lì si parla un po' nella retorica. E Caino è il macchiato, no? Il segno di Caino l'anno scorso avevamo questa grafica del 7, no? Il segno di Caino è più difficile interpretazione, siamo tornati sulla nostra. E questo segno, che sarà possibile appuntarsi, quindi un pezzettino di soffa su cui c'è un segno, e noi lo daremo a ogni spettatore, vogliamo che diventi un segno di appartenenza a una comunità che vuole trasformare questa condizione, no? Quindi non la vergogna, lo stigma, il rifiuto, il segno che ti identifica come qualcuno da rifiorare, ma il segno che ti identifica come qualcuno che ha avuto la forza e il coraggio di fare un passaggio forte di cambiamento e di scegliere per sé, quindi è un segno anche di ti riconosco il diritto, l'onere e l'onore di decidere per te. Questo. Quindi la serigrafia ha fatto questo, la sartoria ci faranno le tende per oscurare la sala, per il cinema, quindi il teatro un po' è come una pozza, no? A cui tutti possono collegarsi, perché è multidisciplinare, perché ha tante attività. E questo è molto bello perché intanto si può dire che quest'anno all'interno del carcere è sempre stato così, ma in particolare quest'anno sono arrivati tutti professionisti molto preparati a fare questi corsi ed è stata una loro iniziativa. Ci siamo parlati e si sono proposti per aiutare, per prendere parte. È la cosa che io desidero di più in assoluto, veramente per me il teatro all'interno del carcere, questo festival, voglio che sia qualcosa di condiviso, di comune. Grazie.